Eccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Romantic Tarot ed inoltre con appunto gli oracoli di Agata Giordano. Allora, che cosa andremo quest'oggi a chiedere appunto a questi due mazzi, primariamente ovviamente ai tarocchi e poi successivamente appunto agli oracoli di Agata Giordano? Oggi andremo appunto a chiedere perché ha interrotto la nostra storia ovviamente nascosta e clandestina. Perché lo ha fatto? Quali possono essere state le influenze? Quali sono i suoi pensieri ad oggi? Che cosa pensa di me, di noi, del nostro rapporto? I pro e i contro della situazione? Che cosa prova veramente nel suo cuore? Cosa vorrebbe? Il consiglio fondamentale che vi viene dato ovviamente dagli arcani, il karma, quel filo rosso che vi lega ancora a questa persona e ovviamente il futuro, quindi come potrà evolvere questa situazione nelle tempistiche ovviamente identificate dall'arcano maggiore. Io ripongo immediatamente dunque gli oracoli da parte solo ovviamente per ora e inizio appunto a mescolare il mazzo di tarocchi, di questo meraviglioso mazzo dei Romantic Tarot, e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque appunto si sintonizzi su questo canale e scelga questo video, per chiunque dunque abbia vissuto una storia clandestina con una persona impegnata. Per impegnata io intendo sposata, fidanzata, comunque convivente, comunque una persona che ha un'altra donna al suo fianco ufficialmente. Cerchiamo di capire perché questa persona ha interrotto la vostra storia, come sta ad oggi e ovviamente che cosa farà in futuro, cioè se tenterà in qualche modo di tornare da voi, di rivedervi, di ricontattarvi. Vediamo un po' come evolverà questa situazione. Storia che può essersi interrotta per sua appunto decisione da poco tempo, quindi qualche giorno, qualche settimana o magari anche da qualche mese. Vediamo dunque un po' che cosa succederà tra di voi. Vediamo un po'. Perfetto, allora andiamo di allontanare il mazzo in modo che ovviamente non dia fastidio alla stesa. Cerco sempre di fare più spazio possibile. Allora, come potete ben vedere, appunto io utilizzerò il metodo a 8 arcani che a mio avviso in una situazione di questo genere obiettivamente è molto efficace. Perché? Perché obiettivamente ci dà una visione molto più completa del presente della storia, perché è questo quello che ci interessa, cioè ad oggi qual è il pensiero, quali sono le emozioni di questa persona. Iniziamo dunque in prima posizione con appunto il presente, cioè come sta vivendo in questo momento questa persona. In questo momento qui abbiamo il 10° arcano maggiore, quindi l'arcano ovviamente della ruota di fortuna, che rappresenta chiaramente degli alti e bassi.
Quindi questa persona in alcuni momenti pensa e reputa di aver fatto l'unica scelta possibile, la scelta giusta, in altri momenti però si lascia assolutamente prendere dallo sconforto. La ruota della fortuna rappresenta ovviamente dei momenti di ciclicità che si alternano, in questo caso ovviamente da un punto di vista emotivo. Quindi in determinati momenti questa persona cerca appunto in tutti i modi di guardare al futuro con un certo ottimismo, in altri però obiettivamente questa persona si fa appunto prendere dallo sconforto. In alcuni momenti questa persona cerca in tutti i modi di distrarre i suoi pensieri e magari anche ci riesce, quindi ci sono comunque dei momenti, diciamo così, di maggior ottimismo e serenità se vogliamo, in altri però chiaramente la ruota torna a girare in senso negativo e di conseguenza questa persona vive comunque una situazione di scoramento e di sconfitta. Ma la ruota di fortuna, ragazzi, è una carta che ci rimanda a un significato primario importante, cioè ovviamente un senso di impotenza che questa persona prova nei confronti del destino. La ruota di fortuna parla appunto del destino, cioè del fato. Cioè questa persona, dal suo punto di vista, ovviamente, si è sentita sfortunata nell'avervi conosciuto nel momento sbagliato della sua vita, per cui ha dovuto rinunciare a voi. Diciamo il lato peggiore forse inizialmente di questa faccenda è che questa persona non dà responsabilità a se stesso, almeno inizialmente. È come se questa persona si sentisse sfortunata, è come se questa persona si sentisse vessata dalla sorte, perché in realtà crede di avere le mani legate e vi ripeto, sente di non aver potuto fare altrimenti. Ma noi sappiamo che però nella vita in realtà effettivamente coraggio, tenacia e temerarietà possono molto. Cioè questa persona ha un atteggiamento un po' troppo vittimistico nei confronti della vostra storia e della vita. È una persona che tende sempre a discolpare se stesso da qualsiasi problematica, difficoltà. Si sente sfortunata questa persona. Si piange un po' troppo addosso. D'accordo, a volte poter pensare di vivere un periodo, un momento della propria vita non particolarmente fortunato, ma questa persona dà troppa responsabilità al destino. La nostra vita è nelle nostre mani. Quindi questa persona obiettivamente tende ad agire in maniera particolarmente superficiale, poco matura, perché analizza poco le sue reali responsabilità. Tutti abbiamo responsabilità, ragazzi, in ciò che ci accade. Anche una pur minima responsabilità c'è. Questa persona pensa di obiettivamente non avere colpe. Quindi sta facendo troppo poco i conti con se stesso e con quello che ha fatto. Quindi è una persona che obiettivamente è incostante, è troppo mutevole. È una persona, vi ripeto, a volte un po' capricciosa nei confronti della vita. Si sente troppo poco responsabile per ciò che accade. Quindi non è una persona che sta mostrando maturità. La ruota di fortuna non è una persona, non rappresenta un individuo che sta riflettendo su ciò che è accaduto, ma è una persona che sta cercando di trovare una scusa, un colpevole a ciò che è accaduto. Quindi sta riflettendo troppo poco, obiettivamente, su quello che ha fatto e sulla scelta che ha preso. La ruota di fortuna ci parla di un momento caotico, di confusione, quindi è una persona che, vi ripeto, si sente ancora un po' troppo
in balia della marea. Quindi un giorno lo vive più serenamente, un altro giorno comunque cade in uno stato ovviamente di grande tristezza e di solitudine senza di voi. Non ha ancora trovato però un porto sicuro alla propria emotività. Obiettivamente è anche una persona che evidentemente ha anche attorno a sé un nucleo familiare che non lo aiuta, che non gli dà stabilità, perché la ruota di fortuna ci parla comunque di un, diciamo, ambiente circostante che contribuisce al caos. Non c'è un individuo che per esempio ad ora lo sta portando alla riflessione. Quindi per esempio la carta del Papa, piuttosto che la carta del Re di denari. Cioè non c'è un individuo, per esempio, magari anche più maturo di lui, che possa guidarlo ad una saggia riflessione. Quindi è una persona inserita in un ambiente caotico che ovviamente contribuisce a rendere caotica anche la sua stessa emotività. Quindi non sta vivendo un bel periodo, assolutamente no. D'accordo? In questa posizione abbiamo i pro e in quest'altra i contro della situazione. Cioè i pro della situazione riguardano quello che di bello ancora vede questa persona in voi, nel vostro rapporto. I contro, gli ostacoli obiettivamente. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di denari, questa persona pensa di tornare, ragazzi, da voi, non magari nell'immediato futuro, quindi non domani, non dopodomani, ma la carta del 7 di denari ci parla di un investimento, ovviamente un investimento che riguarda tempistiche lunghe, perché purtroppo, ahimè, il 7 di denari è una delle carte che ha obiettivamente le tempistiche più lunghe. Questa è una persona che, vedete, non vuole assolutamente mancare al suo appuntamento d'amore, quindi come questa giovane sta correndo verso la persona che ovviamente ama. Ma come vedete è particolarmente in affanno ed evidentemente ha già percorso un lungo tratto di questa via che la separa al proprio amato e ce n'è ovviamente ancora di fronte a sé di strada da percorrere. Quindi è chiaro che questa persona sa che obiettivamente per poter sistemare le cose con voi le tempistiche sono obiettivamente un po' lunghe, ma questa persona ha tutte le intenzioni di tornare con voi, anche perché voi rappresentate il suo investimento, un investimento ovviamente non pratico, ma un investimento sentimentale importante che questa persona non vuole assolutamente perdere. Quindi vi posso già sin d'ora assicurare, a prescindere poi dal risultato della stesa, che questa persona comunque in futuro ha tutte le intenzioni di ritornare da voi. Tra l'altro è un 7 di denari, quindi di ritornare da voi in grande stile, in pompa magna, perché questa persona sa che deve sistemare alcune situazioni economico-finanziarie, denari, che lo preoccupano non poco e che ovviamente necessitano la sua massima attenzione nel presente. Per cui in realtà ecco perché questa persona sente di dover ovviamente impiegare molto tempo prima di poter sistemare le cose anche con voi, perché ha tutte le intenzioni anche ovviamente di gestire il rapporto con la compagna, dando comunque una piega giusta ad una scelta questa volta definitiva tra voi ovviamente la compagna. Ma questa persona sta guardando ad un futuro troppo lontano, quindi in questo momento, nel momento presente, ecco perché ha bloccato la vostra relazione, perché non poteva darvi ciò che obiettivamente voi potevate volere. Anche nel caso in cui voi non gli abbiate mai chiesto nulla, questa persona ha sempre avuto comunque il sospetto che da parte vostra ci fosse la necessità, la voglia, l'intenzionalità di tenere comunque aperta questa storia per un futuro. E dunque questa persona in questo momento, nel momento presente, non ritiene e quindi non ha ritenuto di potervi dare tutto ciò di cui voi
potevate in qualche modo aver bisogno e anche meritare, perché il 7 di denari ci parla di successo dopo comunque un periodo di grande pazienza. Quindi questa persona sa che vi ha chiesto troppo e molto probabilmente da tanto tempo, quindi o questa storia dura da tanto tempo, la vostra, quindi tra voi e questa persona, una storia segreta però vissuta con grande, vi ripeto, sacrificio e pesantezza, oppure è una storia che magari può essere appunto iniziata da poco ma in maniera molto veloce, per cui i sentimenti da parte di entrambi si sono sentiti sin da subito e quindi la necessità di vivere insieme questa storia alla luce del sole evidentemente si è percepita sin da subito e lui ha pensato ovviamente di bloccarla sin da subito perché ha capito che nel momento presente ovviamente la situazione non poteva e non può prendere la piega per voi più giusta e ovviamente meritevole. Vi ripeto però, questa è una persona che non vuole assolutamente mancare al suo appuntamento con l'amore. Quindi è una persona che sta pensando ad un investimento, ad un successo, ovviamente però con tempistiche molto lente e lunghe nel tempo. Ma vi ripeto, è già una risposta parziale alla domanda. Questa persona vorrà tornare da voi, ma deve sistemare delle questioni economiche che ovviamente lo preoccupano. Anche nel caso in cui questa persona possa essere benestante da un punto di vista economico-finanziario, evidentemente è un individuo che tende molto a dare importanza al proprio benessere materiale. Quindi chiaramente anche nel caso in cui sia una persona piuttosto danarosa, evidentemente a questa persona non va assolutamente di perdere anche semplicemente una parte minima della fetta, diciamo, del proprio patrimonio nel caso in cui debba comunque dividerlo con la compagna in caso di separazione o comunque di divorzio addirittura. Cioè è evidentemente una persona molto attaccata ai beni materiali della vita. Non dico necessariamente che deve essere una persona avida, però è una persona che dà molta importanza, diciamo, al denaro. D'accordo? E quindi al benessere che chiaramente ne può conseguire. Non è necessariamente un accumulatore di denaro, però chiaramente una persona che vuole avere, diciamo, delle basi ben solide e stabili su cui poggiare i propri piedi. D'accordo? Vediamo a questo punto i contro della situazione, però obiettivamente, cioè gli ostacoli tra di voi che dunque hanno portato e che portano in questo momento presente ad essere appunto lontani l'uno dall'altra. Vediamo un po', e qui abbiamo ragazzi il 10 di coppe. 10 di coppe è la carta della famiglia ufficiale. Allora, le carte di grado 10, in particolar modo il 10 di coppe e anche il 10 di denari, rappresentano proprio l'ambiente familiare. Generalmente, inoltre, le carte di grado 10 rappresentano un rapporto completo. Quindi questa persona potrebbe avere dei figli o la persona potrebbe avergli parlato del suo desiderio di avere dei figli. Quindi è chiaro che questa persona, ecco perché la ruota di fortuna, si sente obiettivamente messa con le spalle al muro anche dalla compagna ufficiale, che evidentemente potrebbe in questo momento presente aver comunque cercato di in qualche modo rendere più profondo il loro rapporto. Ma la carta del 10 di coppe, come appunto 10 di denari, può rappresentare non soltanto il nucleo familiare in riferimento al rapporto che ha acquisito con questa donna, ma anche per esempio alla famiglia allargata, cioè al rapporto che lui ha con la propria famiglia di origine. Quindi potrebbe essere il classico legame tra lui e questa donna in cui i familiari dell'una e dell'altra famiglia si conoscono magari da diverso tempo, hanno rapporti costanti e quotidiani. Per esempio, lui è ben visto dalla famiglia di lei e lei è ben vista dalla famiglia di lui. E dunque, chiaramente, questa persona si sente ulteriormente schiacciato dai propri doveri. Quindi, in questo momento, questa è una persona che ha obiettivamente un legame particolarmente vincolante,
che gli sta stretto. C'è un però in tutta questa situazione, che il 10 di coppe mi viene in accezione negativa. Dunque non è una famiglia felice, anzi il 10 di coppe in accezione negativa rappresenta molto probabilmente una delle situazioni peggiori in riferimento ad un nucleo familiare, perché riguarda quotidiani e costanti litigi e conflitti anche abbastanza impegnativi e forti, proprio anche nei toni. Quindi ci sono costanti litigi tra quest'uomo e questa donna, cioè non andate ad immaginare un rapporto che dopo la separazione, l'allontanamento da voi, ha ripreso ovviamente in grande stile, anzi, qui siamo in tutt'altra situazione, quindi tra di loro non ci sono più sentimenti, non c'è più desiderio fisico, non c'è erotismo, perché il 10 di coppe in accezione negativa ci parla proprio di questo, di situazioni rutinarie, di situazioni che annoiano, conflitti, ostacoli, dubbi, perplessità. Quindi è in realtà una situazione molto difficile, che prevede, vi ripeto, una conflittualità aperta, praticamente costante. Quindi se ovviamente questa persona ha comunque dei momenti obiettivamente di alti e bassi, anche in riferimento alla chiusura con voi, dipende ovviamente anche da queste situazioni quotidiane di grossa difficoltà che vive anche appunto nel rapporto con la compagna ufficiale. Inoltre, come vi dicevo, qui ci possono essere anche forti intromissioni da parte delle famiglie di provenienza, quindi il 10 di coppe in accezione negativa ci parla anche di famiglie d'origine troppo invadenti, che quindi in qualche modo stanno consigliando anche a questa persona di obiettivamente, per esempio, fare la scelta giusta, una scelta morale, razionale, eticamente ineccepibile, che riguardi ovviamente il rimanere al fianco della compagna ufficiale, senza deviare presso altre strade. D'accordo? Quindi qui c'è una forte compresenza di tante altre persone che obiettivamente non tengono la lingua a freno. È chiaro che però, ragazze, come vi dicevo all'inizio, con la carta della ruota di fortuna, questa è una persona che si fa troppo sballottare da una parte all'altra, da un consiglio all'altro, da una decisione all'altra, cioè non è una persona che in questo momento sta cercando di zittire queste voci e di riuscire a sistemare le cose così come deve. Sì, lo vuole fare, ma è una progettualità futura, quindi che può riguardare anche le prossime settimane, addirittura i prossimi mesi, d'accordo? Perché le carte di denari possono riguardare anche tempistiche che arrivano entro l'anno, quindi è chiaro che questa persona ad oggi, in questo momento, non ha una visione completa e organizzata della situazione, non ha una prospettiva particolarmente rosea, ma perché lui per primo ovviamente non riesce ad arginare l'intromissione di queste persone, quindi obiettivamente è una persona un po' fragile, d'accordo? Vediamo a questo punto che cosa ha lui nel cuore, desideri, ma anche eventualmente paure. Il 2 di bastoni, la scelta per eccellenza. Allora, questa è una persona che obiettivamente è ferma, chissà da quanto tempo però a questo punto, al classico bivio. Le carte di grado 2 richiamano ovviamente alla carta degli amanti, cioè è una persona che in questo momento è proprio di fronte al bivio, alle due strade, o vado a destra o vado a sinistra. Quindi è una persona che in questo preciso momento non sa obiettivamente se ricontattarvi e ricercarvi oppure rimanere comunque ancora ferma e dunque rifletterci ancora su. Perché la carta del 2 di bastoni parla sì del desiderio di tornare da voi, di sentirvi, di chiamarvi, anche per eventualmente organizzare un incontro, perché i bastoni parlano di qualcosa di pratico e soprattutto anche di
passione, di erotismo. Quindi questa persona ad oggi sta soffrendo molto nel non vedervi, anche da un punto di vista strettamente fisico. Quindi in realtà questa persona vorrebbe chiamarvi, vorrebbe vedervi e vorrebbe sentirvi, ma obiettivamente è ancora indecisa, soprattutto perché in qualche modo ha delle paure, delle preoccupazioni, delle perplessità per quanto riguarda l'organizzazione pratica del sentirvi, dove, come, quando. Cioè i due di bastoni ci parla di una situazione che obiettivamente lui non vede chiusa. Cioè, ragazze, anche se ovviamente voi siete in questa stesa perché questa persona ha interrotto la vostra storia o comunque la sta tenendo in stand-by, ovviamente questa persona ad oggi non ha intenzione di chiuderla, cioè sino ad ora non abbiamo la carta della torre o per esempio del 10 di spade, quindi non è una persona che ha intenzione di non vedervi e sentirvi più, anzi vi ripeto è una persona che ha tutte le intenzioni, 7 di denari abbinato al 2 di bastoni, di rivedervi. Il discorso è che innanzitutto le tempistiche sono piuttosto importanti, quindi un po' lente, ma questa persona deve anche cercare di capire come poterlo fare, evidentemente perché qui deve avere degli occhi puntati addosso in maniera direi abbastanza severa da parte o della compagna stessa o di alcuni parenti che fanno parte appunto del nucleo familiare, quindi per esempio i suoi familiari, i familiari di lei. Quindi deve stare ben attento nel come questa persona si possa muovere, nell'organizzare eventualmente un momento di chiarimento con voi ed un successivo incontro. Quindi non è una persona che vuole chiudere, è una persona che però non sa come fare per poter eventualmente ritornare da voi, anche perché obiettivamente a questo punto non sa nel momento in cui vi possa chiamare e cercare quale risposta possa ottenere da voi, perché la carta del 2 di bastoni è anche la carta dell'imbarazzo, nel senso che obiettivamente questa persona non sa con quali parole poter tornare da voi, obiettivamente perché potrebbe farci una magrissima figura, perché voi potreste obiettivamente appunto obiettare: oggi stai sul melo, domani stai sul pero, come si suol dire, cioè ieri mi lasci, oggi torni. Quindi obiettivamente questa persona sa che non ci farebbe una bella figura tornando da voi, quindi deve trovare anche le parole giuste per potersi riaffacciare a voi. Cioè il 2 di bastoni parla dell'imbarazzo proprio nel senso di un forte disagio, un senso appunto di vergogna che questa persona può obiettivamente provare nel riaffacciarsi alla vostra vita, obiettivamente. Vediamo a questo punto l'ambiente che circonda questa persona, quindi amici, parenti, colleghi, vediamo se qualcuno può aiutarlo. Cavaliere di spade, direi di no. Allora, qui c'è un'energia maschile, potrebbe essere un fratello di lui o di lei, un padre no, perché obiettivamente il cavaliere è troppo giovane. Di solito i cavalieri hanno tra i 30 e i 40-45 anni al massimo, a meno che il vostro compagno sia particolarmente, il vostro ex compagno ormai, sia particolarmente giovane. Però obiettivamente in questo caso il cavaliere di spade ci parla più di un amico, di un fratello, di un cugino, di un collega magari anche, perché no? Nel caso in cui appunto la vostra storia nascosta sia nata in ambiente di lavoro e quindi voi siate colleghi, comunque qui c'è una figura maschile, un'energia maschile che obiettivamente non è favorevole al vostro rapporto, anzi è una figura fortemente ostacolante che potrebbe condizionare la propria scelta e la propria quotidianità. Cioè, per esempio, questa persona potrebbe volervi sentire in un determinato momento della giornata, ma essere in qualche modo bloccato nel farlo a causa della presenza appunto di un collega che può lavorare fianco a fianco, oppure di un fratello, oppure della presenza per esempio di un parente di lei che potrebbe controllare i suoi movimenti sul cellulare, per esempio chiedendosi con chi stia parlando
o con chi stia chattando in un particolare momento della giornata. Questo è un esempio, però per farvi capire che ha due occhi puntati addosso questa persona che lo infastidiscono non poco, quindi è un personaggio che lui teme molto. Qual è la caratteristica infatti del Cavaliere di Spade? Essere una persona con la lingua lunga e tagliente, cioè una persona che spesso e volentieri parla per in qualche modo danneggiare gli altri, quindi non è proprio un santo, è una persona piuttosto pettegola, è una persona che tende ad avere veramente una lingua piuttosto biforcuta, con la quale tende un po' a creare difficoltà nella vita degli altri per il solo gusto di farlo. Quindi potrebbe essere una persona che volutamente potrebbe farsi scappare qualche appunto parola di troppo davanti alla compagna ufficiale o davanti anche ad altre persone in riferimento al vostro rapporto. Quindi è una persona pericolosa che lui teme particolarmente. Vi ripeto, è un'energia maschile. Questo è, diciamo, un caso piuttosto straordinario, perché di solito in questa posizione, in queste situazioni, ovviamente compare la regina di spade, quindi la compagna ufficiale. Invece in questo caso è proprio un uomo, un ragazzo direi, che obiettivamente ha la lingua lunga e che potrebbe riportare qualcosa che non deve alla compagna ufficiale o comunque creare delle problematiche abbastanza importanti. Potrebbe essere anche un figlio, però nel caso in cui il vostro compagno obiettivamente abbia un'età anagrafica piuttosto elevata, d'accordo? Perché vi ripeto che il Cavaliere grosso modo ha dai 30 ai 40-45 anni, quindi obiettivamente la vostra dovrebbe essere una storia con una persona appunto piuttosto grande di età. Dunque è una persona, vi ripeto, anche molto vendicativa, il Cavaliere di Spade, che potrebbe aver avuto in passato già un contenzioso con questa persona e quindi meditare di fargliela pagare. E lui sa che questa persona sarebbe capace di fargliela pagare, di conseguenza è una persona che lo tiene sott'occhio per poter obiettivamente analizzare qualsiasi falla nella sua vita e quindi poi ovviamente rivelare dati scottanti della sua vita sentimentale. Inoltre, un'altra caratteristica piuttosto infelice del Cavaliere di Spade è l'aggressività. Quindi è una persona piuttosto aggressiva anche verbalmente. Quindi è chiaro che è una persona che potrebbe arrabbiarsi non poco nel caso in cui possa scoprire che lui possa avere, per esempio, una storia parallela al suo rapporto di coppia. Potrebbe essere per esempio un fratello, il fratello della compagna, che è molto protettivo nei confronti della sorella e che quindi potrebbe, diciamo, attuare un atteggiamento particolarmente irascibile nel caso possa scoprire della vostra relazione nascosta. Inoltre il Cavaliere di Spade rappresenta generalmente un rivale anche in amore, quindi questa persona potrebbe pensare che voi abbiate qualcun altro al vostro fianco o che stiate già frequentando qualcuno o che voi abbiate un compagno nel caso in cui voi ce l'abbiate, anche voi, quindi un compagno ufficiale. Dunque questa persona teme molto la presenza di quest'uomo, che potrebbe dunque essere stata la causa anche di un suo allontanamento da voi, perché potrebbe aver notato degli atteggiamenti obiettivamente di eccessivo controllo sulla vostra storia nascosta da parte del vostro compagno o di un ipotetico compagno che pensa che appunto voi abbiate. D'accordo? Quindi qui c'è un'energia maschile che per lui è molto pericolosa o che comunque lui teme particolarmente. Vediamo a questo punto una carta molto importante, cioè obiettivamente la carta del karma. Che cosa vi lega ad oggi a questa persona? E qui abbiamo la carta della temperanza. Allora, anche il karma ovviamente è dalla vostra parte. Cioè, ragazze, chiaramente, anche se ad oggi la situazione può sembrare obiettivamente
chiusa o comunque messa in stand-by, magari anche in malo modo, il karma comunque vi riporta purtroppo ancora tempistiche lunghe, esattamente come dicevamo con questo 7 di denari, ma obiettivamente in questo caso a tempistiche lunghe però risolutive. Cioè questa persona sicuramente tornerà da voi e vorrà tornare da voi. La carta della temperanza ci parla di guarigione, ci parla di una situazione di riappacificazione, di riavvicinamento, quindi di riequilibrio in una situazione che obiettivamente aveva previsto conflitto, litigio e allontanamento. Quindi sicuramente questa persona farà ancora parte della vostra vita, deve, per quanto riguarda proprio il vostro percorso karmico, fare ancora parte della vostra vita. Dunque, anche se vi ripeto, purtroppo magari anche in tempistiche un po' lunghe, perché comunque la temperanza ci può parlare anche di qualche mesetto, questa persona obiettivamente penserà di tornerà. Perché la temperanza parla anche di comunicazioni, vedete, fluide, che fluiscono in maniera abbastanza serena e che riporteranno alla pace. Dopo però un periodo di guarigione, cioè questa persona deve, vi ripeto, come vi dicevo con il 7 di denari, d'accordo, sistemare delle questioni pratiche, economico-finanziarie, ma a mio avviso anche guarire se stesso. Innanzitutto cercare, come vi dicevo all'inizio, di arginare questi personaggi, cavaliere di spade e 10 di coppe, quindi deve zittire queste bocche questa persona, cioè deve obiettivamente mettere un confine stabile tra la sua vita privata e il pettegolezzo, la maldicenza e l'intromissione eccessiva di altre persone, anche se parenti, perché questa persona deve capire che la sua vita è sua. Cioè, il suo cuore è suo, è lui che deve scegliere per se stesso, non sono gli altri che devono scegliere per lui, con chi lui deve trascorrere la propria vita. Quindi questa persona deve obiettivamente fare un percorso, il percorso identificato ovviamente dalla temperanza, che è un percorso di maturazione. Questa persona, ragazzi, deve diventare grande. Anche nel caso in cui sia una persona piuttosto matura, a livello anagrafico non c'entra. Conosco molte persone adulte che possono avere anche ovviamente 40, 50, 60 anni, ma che obiettivamente si comportano ancora da ragazzini. L'eterno Peter Pan, che obiettivamente è sempre a questo bivio, come appunto ci suggerisce il 2 di bastoni, ma alla fine non prende mai una decisione netta. D'accordo? Quindi è chiaro che questa persona deve obiettivamente imparare a capire che cosa vuole fare da grande. Perché, vi ripeto, a meno che non stiamo parlando di una persona piuttosto giovane, per cui una sorta di inesperienza e immaturità ci sta, ma nel momento in cui stiamo parlando di una persona adulta, quindi non più di un ragazzino, di un ventenne, è chiaro che ci si aspetta da questa persona un atteggiamento molto più maturo. Ci sarà? Sì, ma ci vuole tempo. Questa persona deve imparare a capire che cosa vuole veramente. La temperanza deve cercare di riequilibrare ciò che vuole lui rispetto a ciò che vogliono gli altri e deve imparare a dare un po' il giusto peso alle parole, senza farsi trascinare in un vortice di incertezza e insicurezza. Ascolta troppo i consigli e le parole di tutti. Questa persona deve imparare a ragionare con la sua testa. E questo è un percorso però che ovviamente richiede delle tempistiche importanti. Potrebbe anche magari tornare prima da voi, però obiettivamente il percorso di crescita e maturazione, quindi di saggezza, richiede anche qualche mesetto, Quindi non è una situazione che si sblocca in tempistiche brevi, d'accordo? Però questa persona farà ancora parte della vostra vita. A livello karmico la vostra storia deve ancora riprendere per dare a voi ancora qualcosa. Quindi non è una storia destinata comunque alla chiusura definitiva. Vediamo però a questo punto il consiglio obiettivamente degli arcani e qui abbiamo
la carta dell'appeso. Egoismo, ragazze mie. Allora, la caratteristica dell'appeso è quella di comunque mettere anche voi in stand-by questa situazione, questa storia, cercando di ovviamente pensare unicamente alla vostra vita. La caratteristica principale della carta dell'appeso è che obiettivamente il soggetto che rappresenta l'appeso, quindi in questo caso il consiglio che viene dato a voi, è quello di fermarsi per poter, diciamo, avere una nuova prospettiva sulla situazione, su una situazione appunto di stallo, di blocco, proprio per cercare di evitare di vivere con eccessivo sacrificio e criticità questo momento. La caratteristica dell'appeso è proprio, vi ripeto, l'egoismo, cioè il tenere poco in conto ciò che possano pensare gli altri, ma prendersi una pausa, proprio perché voi ne avete bisogno, importandovene ben poco di ciò che gli altri possano provare o pensare, per questa vostra pausa. Quindi evitate di cadere nella trappola dell'attesa, perché potrebbe diventare, vi ripeto, un momento pesante per voi, anche se transitorio, perché la carta dell'appeso ci va un po' a ribadire quello che vi ho detto sino ad ora, con il 7 di denari e la temperanza, cioè questa persona sicuramente ha messo un blocco, sì, uno stand-by, ma è temporaneo, perché la carta dell'appeso io la paragono spesso, per esempio, alla carta delle nuvole delle Sibille Lenormand, quindi in realtà è un momento transitorio, sono degli ostacoli provvisori che quindi sicuramente poi vengono risolti e tornerà il sereno. Ma voi che cosa dovreste fare in tutto questo periodo? Stare ad aspettare lui che gestisce la propria vita e che intanto vi parcheggia nel frattempo che ha sentito i pareri di tutti, nel frattempo che appunto ha gestito la sua situazione economico-finanziaria? È profondamente ingiusto nei vostri confronti che una persona vi tratti come un soprammobile. Voi dovete vivere la vostra vita, ragazzi, cioè questi giorni, queste settimane, questi mesi di tempo che magari questa persona potrebbe farvi aspettare. Chi ve li ridà nel momento in cui poi questa persona ritorna e voi ormai li avete persi aspettando lui? Ragazzi, voi avete diritto alla felicità, Voi avete diritto di riprendere in mano la vostra vita guardando come l'appeso, quello che è successo sino ad ora, il vostro passato, quindi anche la storia con questa persona, da una nuova prospettiva. Quindi senza investirci troppo. Questa persona tornerà? D'accordo, quando tornerà vedremo. Per adesso anch'io mi prendo una pausa da questa situazione. Quindi anche a voi è consigliato di agire in maniera egoistica. Probabilmente è un atteggiamento molto più sano in questo caso, perché altrimenti la carta dell'appeso parla della perdita di tempo. Quindi di vivere situazioni inconcludenti in attesa di una persona che deve prima sistemare i suoi affari e poi tornare da voi. Questo è ingiusto. È profondamente ingiusto nei vostri confronti, anche voi avete diritto di vivere, di godere della vostra vita, delle vostre giornate, della vostra quotidianità, perché questa situazione potrebbe portarvi a stancarvi troppo. Quindi non fatevi condizionare, questo è il consiglio, non fatevi condizionare da nulla e da nessuno. Vivete la vostra vita a prescindere da questa persona. Perché vi ripeto, è una situazione che potrebbe ovviamente permanere bloccata ancora per un po' e quindi potrebbe sicuramente rappresentare un momento di grande pesantezza per la vostra vita, in particolar modo sentimentale. Quindi il consiglio della carta dell'appeso è proprio questo, cioè cercate di dare il giusto peso a quello che sta succedendo, cercando di ovviamente andare avanti per la vostra strada. Quindi cercate di evitare di annoiarvi, di perdere tempo, di sacrificarvi.
per aspettare questa persona. È il momento di accettare la situazione, è andata così, adesso io comincio a vivere. L'appeso è la capacità di adattamento ad una situazione, liberandosi da tutti quei pesi che appunto sino ad ora hanno in qualche modo schiacciato la vostra anima, il vostro cuore, il vostro amore. Perché l'appeso ci ricorda che è tutto transitorio, quindi questo momento negativo finirà. Dunque ci saranno dei profondi cambiamenti, non solo in questa storia, ma anche in voi, perché voi apprenderete, imparerete molto da tutta questa faccenda, perché l'appeso vede come carta successiva una delle carte più belle del mazzo dei tarocchi, il 13° arcano, l'arcano senza nome, l'arcano della morte, che rappresenta il cambiamento, quindi la chiusura di abitudini, di comportamenti del passato per aprirsi a nuova vita. È la rinascita, la morte, eh? Quindi dopo questa situazione voi cambierete molto, quindi cercate obiettivamente di non soffermarvi troppo sulla presenza o meno di questa persona nella vostra vita. D'accordo? Vediamo però a questo punto il futuro tra voi e questa persona. 3 di bastoni, questa persona ritornerà. Allora, abbiamo detto. Ma il 3 di bastoni è, ahimè, una carta di attesa. Non è un'attesa eccessiva, non è il 9 di bastoni. Quindi si sta parlando sicuramente di poche settimane. So che la cosa vi renderà felicissime, però il 3 di bastoni comunque ci parla di ovviamente un'attesa, ma un'attesa molto proficua. Guardate questa carta. Qui abbiamo una bellissima donna che viene corteggiata, vedete, da più pretendenti. E lei ora, dopo un orgoglio deluso, ferito, questa persona ora si prenderà le proprie soddisfazioni. Dunque, questa persona avrà in mano la possibilità di decidere chi scegliere, se sì o no all'incontro, se scegliere questa persona oppure iniziare un'altra frequentazione con un'altra persona. Ecco la carta dell'appeso. Quello che vi viene consigliato, vi dicevo, è appunto di guardarvi bene dentro e capire se effettivamente è la persona giusta per voi, e nel frattempo che questa persona sistema tutte le sue situazioni, per carità, reali e realistiche, guardate alla vostra vita. Dunque, nel caso in cui vi venga proposta una nuova frequentazione, perché non accettarla? Difatti, la carta del 3 di bastoni in questo mazzo, nel mazzo dei Romantic Tarot, è la carta dell'Ape Regina. È lei che decide chi, come, quando. Quindi è una carta di aspettative, è una carta di attesa, ma è una carta di attesa proficua. Il 3 di bastoni è un'attesa che qualcosa si muova e in effetti qualcosa si sta muovendo, qualcosa si muoverà. Quindi cercate di guardare avanti in questo momento, di guardare oltre il presente, perché come tutte le carte di grado 3, il 3 di bastoni ci parla di avanzamento, di frutti, di evoluzione, di espansione. Parliamo di bastoni, quindi un'espansione che parla di fuoco, che parla di passione. Come tutti gli arcani minori, anche il 3 di bastoni è legato al suo corrispettivo numerologico dell'arcano maggiore, ovviamente dell'imperatrice, che è il 3° arcano maggiore. Di conseguenza, l'imperatrice solitamente è una donna incinta, è rappresentata come una donna gravida. Quindi il seme già c'è, il bambino già c'è, deve solo nascere. Si tratta solo di aspettare, ma l'evoluzione positiva della situazione ci sarà. Quindi obiettivamente questa bellissima Ape Regina si prenderà tutte le soddisfazioni ovviamente del caso. Quindi
voi riuscirete non soltanto a gestire nel miglior modo possibile il rapporto con questa persona, soggetto della stesa, ma anche con qualcun altro, perché ovviamente, vi dicevo, parla di espansione, di abbondanza, di imprese fruttuose, coraggiose. Quindi sicuramente qui ci saranno nuovi incontri. Inoltre il 3 di bastoni ci parla anche di notizie, comunicazioni, telefonate, chat, messaggi, SMS. Quindi sicuramente voi potreste anche conoscere altre persone, ad esempio sui social, o comunque chattare, sentirvi e quindi iniziare anche conoscenze con più persone o con una persona in particolare. Quindi il 3 di bastoni ci parla di piacevoli scoperte, di vantaggi, di regali, di doni dal karma. E il 3 di bastoni ci parla anche di spostamenti, quindi voi potreste incontrare queste nuove persone o questa nuova persona in particolare durante uno spostamento, durante un viaggio che voi potreste fare o per lavoro o per piacere. Dunque il 3 di bastoni è sicuramente un arcano di realizzazione, combinato ovviamente al numero 3, che è appunto il numero perfetto, quindi piena realizzazione di quelli che sono ovviamente i vostri desideri, i vostri obiettivi. È chiaro che questi obiettivi verranno vissuti positivamente, ovviamente non solo in riferimento alla presenza di questa persona, ma anche in riferimento alla presenza di altre persone. In mazzi più tradizionali il 3 di bastoni è rappresentato generalmente da una figura femminile, a volte maschile ma generalmente femminile, che guarda verso un orizzonte, verso appunto un mare sconfinato e vede arrivare verso il porto diverse navi. Le navi non sono ancora arrivate, non sono ancora al porto, ma stanno per arrivare e non è una sola nave, sono più di una. Quindi qui ci saranno più comunicazioni e ovviamente anche più persone, tra le quali appunto voi potrete scegliere. Inoltre parla di fama, parla di celebrità, quindi voi piacerete a molte più persone. Ecco perché il consiglio dell'appeso. I consigli, vedete, non vengono mai dati a caso. Cercate di dedicarvi a voi stesse, perché qui c'è qualcosa in più in arrivo che potrebbe rappresentare un rapporto affettivo molto importante, che potrebbe nascere, vi ripeto, parlando di bastoni, o durante un viaggio o per esempio durante un affare di lavoro o in ambito professionale. O voi potreste recarvi nell'ambito appunto professionale di un determinato individuo e ovviamente iniziare una frequentazione. Quindi il 3 di bastoni è una carta molto positiva, ragazze. Tra l'altro, come vi dicevo ovviamente anche prima, per quanto riguarda le tempistiche, voi sapete che sono proprio i bastoni le carte che appunto certificano le tempistiche entro cui avvengono appunto gli eventi previsti dalle varie stese. In questo caso l'ultima carta è proprio una carta di bastoni, quindi ci agevola ovviamente anche questo compito, e il 3 di bastoni, come le prime 3 carte numerali appunto dei bastoni, quindi asso, 2 e 3 di bastoni, sono tempistiche, vi ripeto, piuttosto veloci, quindi voi potreste ricevere notizie da parte di quest'uomo e comunque la conoscenza di altre persone che quindi andrebbero a sbloccare questa situazione stagnante entro una decina di giorni o comunque entro la prima decade di un mese. Cioè, mi spiego, nel caso in cui voi guardiate questo video entro, diciamo, fine febbraio, arriveranno delle ottime notizie entro i primi 10 giorni del mese di marzo. Oppure, ovviamente, nel caso in cui voi guardiate, per esempio, questo video entro metà marzo, arriveranno queste notizie entro i primi 10 giorni, quindi la prima decade del mese di
aprile. Nel caso in cui voi andiate a guardare questo video nei primi giorni di marzo, voi riceverete notizie da parte di questa persona o da parte di nuove appunto conoscenze entro il 10, il 15 massimo del mese di marzo, oppure gli eventi previsti dalla stesa avverranno entro una decina di giorni, massimo una quindicina. D'accordo? Quindi obiettivamente sono tempistiche direi piuttosto veloci. Dunque, che dirvi, è stata una stesa molto bella, sicuramente risolutiva, dunque andremo a chiedere a questo punto agli oracoli di Agata Giordano che cosa pensa ad oggi questa persona di voi, quindi 3 frasi, 3 riflessioni, 3 pensieri che questa persona ha nel cuore e nella propria mente in riferimento alla vostra storia, al fatto che non vi vedete, non vi sentite e che dunque lui abbia in questo momento interrotto appunto la vostra storia. Vediamo un po'. La mia anima soffre, cosa vi ho detto, con il 10° arcano maggiore, cioè obiettivamente questa persona sente molto la vostra mancanza. Ci sono dei momenti ovviamente della giornata in cui si sente particolarmente triste, quindi il fatto di stare lontano da voi pesa molto sull'anima di questa persona. Ora sono confuso, infatti, quello che vi ho confermato con il 2 di bastoni, cioè questa persona è ferma ad un bivio, sta in qualche modo cercando di mettere ordine, ma sta facendo molta fatica. Di nuovo ritorniamo al 10° arcano maggiore della ruota di fortuna. Vi parlavo di caos, quindi una situazione caotica che riguarda non soltanto ovviamente l'interiorità di questa persona, ma anche l'ambiente che lo circonda e che non lo aiuta assolutamente. Ed infine ho bisogno di tempo, quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi appunto viene confermata la tempistica del 3 di bastoni, della temperanza e ovviamente del 7 di denari. Per cui appunto questa persona ad oggi sente proprio la necessità appunto di prendersi ancora del tempo per poter obiettivamente mettere in conto tutte quelle che sono le potenzialità positive e negative di una eventuale scelta e decisione e di conseguenza poi portare avanti quella che è la sua decisionalità. Qui ricordiamoci che abbiamo quindi un 3 di bastoni, la situazione andrà sicuramente a migliorare, avrete notizie da parte di questa persona e sicuramente anche un incontro, ma sarete voi a scegliere questa volta e a decidere. Vi ripeto, tempistiche comunque non lunghissime, però obiettivamente neanche così veloci. Di conseguenza è chiaro che nel frattempo che questa persona si prenderà tutto il tempo di cui per carità avrà bisogno, ricordate ovviamente il consiglio della carta dell'appeso e soprattutto il 3 di bastoni, quindi l'arrivo e il sopraggiungere appunto di altre persone che possono fare proprio al caso vostro. Di conseguenza, come appunto dico sempre, mi raccomando, tenete duro e buona fortuna.